Blondie e Dagoberto, voci femministe nei fumetti. Benvenuti in un nuovo episodio delle storie della soffitta. Se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessuna delle nostre avventure nel mondo dei fumetti. Oggi abbiamo una chicca davvero speciale, Blondie e Dagoberto Bumstead, una coppia che ha segnato la storia dei fumetti con un sottile, ma significativo, messaggio femminista. Pronti a scoprire come? Allora, partiamo. I don't feel pretty. What's the matter, darling? I was awake half the night dreaming. I dreamed that we were all eating breakfast, just like we are now. And you asked me for $200. Blondie Bupadoop e Dagoberto Dagwood Bumstead hanno fatto la loro prima apparizione nel 1930, creati dal talentuoso Murat Mshik Young. Originariamente, Blondie era ritratta come una ragazza di città, una flapper che usciva con uomini benestanti, mentre Dagoberto era il figlio di una ricca famiglia che si innamorava perdutamente di lei. Nel 1933, però, c'è stata una svolta, i due si sono sposati. Questo matrimonio ha segnato una trasformazione radicale della striscia da una semplice commedia romantica a una rappresentazione della vita familiare americana. Ma non è stata una semplice storia di vita domestica, Blondie ha rappresentato qualcosa di molto più profondo. Nel corso degli anni 30 e 40, mentre Blondie assumeva il ruolo di casalinga, il suo personaggio si è evoluto in maniera sorprendentemente moderna. Nonostante le apparenze, Blondie era spesso la vera decision maker della famiglia, gestendo le finanze e intervenendo nelle scelte familiari più importanti, spesso salvando Dagoberto dalle sue buffonate. $3. Manicure 50 cents. Facial $1.25. 60 cents for tobacco? Forse ancora più significativo è stato il momento in cui, negli anni 40, Blondie ha avviato il suo business di catering, un passo audace che rifletteva una crescente narrazione di empowerment femminile. Nonostante l'epoca, Blondie non era solo moglie e madre, ma anche un'imprenditrice, una combinazione che ancora oggi rappresenta una sfida per molte donne. Oltre ai fumetti, la popolarità di Blondie e Dagoberto ha ispirato diversi adattamenti, a dimostrazione del loro impatto culturale. Negli anni 40, è stato prodotto un serial radiofonico che portava nelle case americane le avventure quotidiane della famiglia Bumstead. Tra il 1938 e il 1950, sono stati realizzati ben 28 lungometraggi, portando Blondie e Dagoberto sul grande schermo. La coppia è apparsa anche in film televisivi, come quello del 1957 con Pamela Britton e Arthur Lake e un altro nel 1968 con Patricia Arty e Will Hudkins. Personalmente, trovo che Blondie sia una figura straordinariamente ispiratrice. Ricorda un po' le protagoniste dei nostri amati film italiani degli anni 70 e 80, che con la loro forza e sensualità ridefinivano i ruoli femminili. Blondie ha fatto qualcosa di simile, ma con l'umile formato di una striscia comica. E voi, cosa pensate di Blondie? La vedete come un'icona femminista? Avete altri esempi di personaggi che, tra una risata e l'altra, hanno tracciato la strada per i diritti delle donne? Scrivetemi nei commenti, lasciate un like se vi è piaciuto questo episodio e non dimenticate di suggerire quale personaggio vorreste vedere nella prossima puntata. A presto con un altro episodio qui, con le storie dalla soffitta.